Ciao a tutti. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Restate con noi fino alla fine, perché i dettagli che stiamo per raccontarvi sono quelli che tutti aspettavano da settimane. Prima di cominciare, non dimenticate di iscrivervi e condividere il video con chi segue ogni passo delle star. Grazie di cuore. Ora, preparatevi. Halil Ibrahim Ceyhan e Sıla Türkoğlu hanno deciso di sorprendere tutti con una fuga all'estero arrivata pochissimo dopo il compleanno di Halil Ibrahim Ceyhan, e il modo in cui è successo ha acceso l'immaginazione di migliaia di fan. Da mesi si parla di loro per i progetti sul set e per quel filo invisibile che li unisce quando le telecamere si spengono. Ma questa volta le indiscrezioni sono diventate un racconto sussurrato tra aeroporti, stories minimaliste e indizi lasciati come briciole di pane. Subito dopo la festa di compleanno di Halil, intima, raccolta attorno agli amici più fidati, Sıla è stata una presenza costante accanto a lui per tutta la sera. Tra risate basse, sguardi che dicevano più di 1000 parole, e una candela che si spegneva mentre i due scambiavano un desiderio in silenzio, qualcosa era chiaro. Volevano sigillare quel momento con un viaggio lontano, in due, senza clamore. Le voci raccontano che, passate appena poche ore, i due abbiano lasciato Istanbul con discrezione, scegliendo di presentarsi all'aeroporto in orari diversi per evitare gli obiettivi indiscreti. Una partenza studiata come una scena delicata, bagagli essenziali, capi comodi e una destinazione tenuta gelosamente nascosta. Niente annunci, nessun selfie insieme al gate, soltanto un patto tacito con il silenzio, come a dire, ciò che conta adesso è quello che non mostriamo. Eppure, proprio quel non detto ha scatenato la fantasia di tutti. Secondo i sussurri dell'ambiente, Halil Ibrahim Ceyhan e Sıla Türkoğlu avrebbero scelto una città europea celebre per la sua atmosfera romantica e la sua calma sospesa, ricca di scorci custoditi dall'acqua e di piazze che cambiano luce al tramonto. Pare che abbiano organizzato un soggiorno elegante ma protetto, lontano dai flussi turistici, con prenotazioni gestite da persone di fiducia e percorsi disegnati per evitare i luoghi affollati. Niente grandi alberghi anonimi, ma una dimora raccolta, con finestre affacciate su una strada silenziosa, un cortile interno, e quella luce del mattino che rende ogni colazione un rito. Poi sono arrivate le foto. Non insieme, certo. Solo dettagli. La tazza di porcellana appoggiata su un tavolino di ferro battuto, una sciarpa color sabbia che sfiora una ringhiera antica, la pioggia sottile riflessa su pietre lucide. Sıla ha incantato con la sua semplicità, viso rilassato, capelli morbidi, tute leggere e sneakers pulite, come se il suo stile raccontasse una libertà ritrovata. Halil ha preferito capi sportivi ma impeccabili, giacche tecniche ben tagliate e colori neutri che parlavano di calma e controllo. Nessuna foto a due, nessuna posa dichiarata, eppure gli orari di pubblicazione, le inquadrature simili, i colori che tornavano da un profilo all'altro hanno reso inutile ogni strategia di mimetizzazione. I fan, attentissimi, hanno unito i tasselli, stesso panorama, stessa stanza riflessa in un vetro, stessa luce alle 7 del pomeriggio. Le reazioni non si sono fatte attendere. Migliaia di cuori, commenti sommessi ma pieni di calore, messaggi come un coro. Restate voi, prendetevi il vostro tempo. E quel tempo, per Halil e Sıla, ha avuto un valore speciale. Dopo mesi di set intensi, dopo giornate trascorse a incarnare storie altrui, questa fuga è parsa un balsamo, una promessa reciproca di respirare di nuovo. C'è chi dice che siano tornati a progettare con più energia proprio grazie a questo viaggio, come se ogni passo lontano da casa avesse riorganizzato la mente e il cuore. E molti, osservando la misura con cui hanno mostrato solo frammenti, hanno letto in quel pudore una forza rara, la volontà di proteggere ciò che davvero conta. La domanda, ovviamente, correva sulle labbra di tutti: quanto durerà questa vacanza? Torneranno davanti ai fotografi mano nella mano oppure lasceranno che sia la distanza a raccontare il resto? Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna smentita o conferma. E proprio per questo, ogni tassello è apparso ancora più intenso, come se il mistero fosse parte della storia. Intanto, chi li conosce dall'interno ha sussurrato che non si sia trattato soltanto di un break, ma di un piccolo patto di ossigeno per la coppia,
spegnere i telefoni, ridurre all'osso le notifiche, ascoltare i rumori della città scelta e lasciarsi attraversare dal presente. Sla, dicono, avrebbe confidato agli amici più stretti: vogliamo staccare e goderci il momento. Memoria e cuore, senza fretta. Le loro giornate sono scivolate semplici, sveglie anticipate dalla luce, passeggiate lunghe lungo argini e vicoli, soste improvvise davanti a una vetrina di ceramiche, a scegliere un ricordo piccolo che profumi di casa lontana. Hanno privilegiato luoghi quieti, botteghe dove chiudere la porta e parlare con chi ci lavora, assaggiando il tempo come fosse un dolce raro. La sera, cene lente, tovaglie bianche, piatti locali, e a volte una mano nell'altra mentre uscivano, con il passo allineato di chi si capisce al volo. Nessuna grandeur, nessun bisogno di stupire, la meraviglia stava nel loro modo di abitare gli spazi. In mezzo a questo quadro, gli sguardi di chi li ha incrociati senza riconoscerli subito hanno colto un dettaglio che dice tanto: la naturalezza. Sla, spesso senza trucco, con una felpa morbida e il viso acceso da un'aria limpida, ha fatto scrivere a molti: è bella così, come il primo mattino. Alil, attento e protettivo, ha curato i piccoli particolari, spostando discretamente una sedia, sistemando la sciarpa sulle spalle di lei quando il vento si alzava, scegliendo un tavolo più appartato quando la stanza diventava rumorosa. C'è chi sostiene che la loro sintonia sia cresciuta di giorno in giorno, come se la distanza da tutto il resto avesse finalmente liberato una musica che era già lì, pronta da tempo. E non è solo questione di quiete. A quanto pare, la fuga ha aperto spazi anche per i discorsi più importanti. Senza fare promesse che la vita non può mantenere, hanno messo in ordine i desideri, tracciando idee per i mesi che verranno. Da fuori, qualcuno ha voluto spingerli verso parole grandi. Eppure, le fonti sono concordi nel dire che, pur senza parlare di matrimonio o tappe ufficiali, si sono riconosciuti come presenze fondamentali l'uno per l'altra. Una consapevolezza matura, fatta di sguardi lunghi al tavolo e di silenzi che non pesano. Per chi li segue da sempre, questa vacanza è suonata anche come la risposta più elegante a certe voci di rottura rimbalzate di recente tra le pagine dei pettegolezzi. Nessun post plateale, nessuna smentita infuocata. Solo una porta chiusa dietro la quale condividere colazioni, appunti, risate improvvise. Il viaggio all'estero, e persino l'ipotesi di allungare i giorni lontani, ha acceso l'idea di un legame più serio di quanto molti immaginassero. La verità, come spesso accade, sta nella qualità del tempo passato insieme e nella scelta di proteggerlo dal rumore. Ci sono stati momenti leggeri, con risate piene che si spegnevano abbracciate al suono della strada. E ci sono stati istanti più intensi, quando si fermavano a parlare fitto per minuti interi, come se ogni parola fosse una tessera preziosa da mettere al posto giusto. Chi li ha intravisti racconta di un equilibrio nuovo, più adulto, più calmo, come se il loro rapporto avesse trovato una rotta chiara dopo mesi di vento contrario. In particolare, l'attenzione di Alil verso Sla ha dato la sensazione di un legame più forte e consapevole del previsto, una cura concreta che non cerca applausi. Non è stato semplice arrivare qui. Rumori di corridoio, orari impossibili, aspettative che si posano addosso come sabbia, tutto ha pesato. Eppure, in questa parentesi lontana, i due hanno ritagliato un perimetro inviolabile. Un piccolo accordo, poche foto, solo quelle necessarie a dire stiamo bene, ma nessun eccesso. I post, misurati e allineati, hanno fatto parlare i dettagli. Un riflesso condiviso nello stesso specchio antico, un cappotto posato sulla stessa sedia di legno, una finestra identica che si apre su un campanile. E i fan, attenti, hanno saputo leggere la felicità proprio lì. Ora che i giorni scorrono e il rientro si avvicina, resta l'attesa. Li vedremo all'aeroporto, forse, con uno sguardo complice che non chiede didascalie, oppure torneranno in silenzio nei rispettivi impegni, lasciando che la scia di questo viaggio illumini il lavoro che li aspetta. Si dice che abbiano già fatto spazio a nuove sfide, con la mente più leggera e la volontà di tenere ciò che è privato al riparo dai riflettori. Se questa fuga è un segno della loro armonia, lo è soprattutto perché racconta una scelta: coltivare il sentimento nell'ombra buona delle piccole cose. Intanto, tra le righe, affiorano altri ricordi di quei giorni.
Una libreria nascosta, dove si sono persi tra edizioni congiunte e cartoline. Un temporale improvviso che li ha costretti a ripararsi sotto un portico, stretti in un abbraccio breve ma pieno. Un profumo di pane appena sfornato che li ha guidati in una panetteria di quartiere. Piccole tappe che, alla fine, diventano la mappa di un affetto. E se all'inizio tutto era stato pensato per nascondersi, col passare delle ore è parso che non contasse più, non per sfida, ma perché quando si sta bene non serve più dimostrarlo. Sla ha conservato un quaderno, dicono, dove annotare frasi e scorci, come fa chi non vuole lasciar scappare i dettagli. Halil, con il suo passo tranquillo, avrebbe insistito per tornare 2 volte nello stesso posto, solo per riascoltare il suono della città allora blu. Niente fuochi d'artificio, soltanto il crescere silenzioso di una confidenza che si fa casa. E sembra che proprio lì, tra un caffè e un tramonto, sia diventato chiaro ciò che entrambi desideravano. Proteggere il loro equilibrio, rimettersi al lavoro con rinnovata energia, ma continuare a ritagliarsi spazi senza chiedere il permesso al mondo. Quando, in rare occasioni, la porta della loro riservatezza si è socchiusa, è stato per condividere gioie semplici. Un piatto riuscito benissimo in un ristorante fuori dal giro, una musica di strada che ha fatto sorridere Sla, un artigiano che ha raccontato una storia e li ha fatti ridere. La cornice di questa vacanza non è stata la perfezione filtrata, ma l'imprevisto accolto. E forse proprio questo ha convinto chi li segue che la loro intesa oggi abbia un passo più stabile, come se le cose fondamentali avessero ritrovato la loro posizione naturale. Molti si chiedono se ci sarà una nuova foto, una sola, capace di sciogliere il dubbio rimasto. Ma, a ben vedere, la bellezza di questa parentesi sta nella scelta di non dire tutto. L'amore, quando è vero, non ha fretta di farsi vedere. E il rispetto dei loro tempi è diventato un invito anche per chi guarda, lasciare che il racconto respiri, che maturi come un frutto al sole. È per questo che, persino senza un annuncio, la sensazione generale è quella di una trama che si rafforza, punto dopo punto. Così, mentre la città prescelta torna a scivolare sullo sfondo e il rumore della vita riprende, restano gli indizi più importanti. Un ritmo condiviso, una soglia comune, un orizzonte abbastanza largo per due. Halil Ibrahim Ceyhan e Sla Turkoglu non hanno chiesto di essere al centro del palcoscenico fuori dal set, ma quando lo diventano, sanno farlo con grazia, concedono solo ciò che non ferisce, tengono per sé il cuore delle cose. E forse, proprio per questo, ogni loro passo diventa più significativo. Noi, da qui, continuiamo ad ascoltare le sfumature, senza forzare le porte. Se dovessero tornare con un bagaglio più leggero e lo sguardo ancora pieno di quella luce, vorrà dire che questo viaggio ha avuto il potere che tutti gli auguravano, ricaricare, unire, far sorridere. E se invece sceglieranno ancora il silenzio, lo accoglieremo, perché anche quello, ormai, parla di loro. Per ora basta un'ultima immagine, 2 tazze vuote sul tavolo di una mattina, una sciarpa appoggiata a una spalliera, un telefono spento che riflette un cielo sereno. Il resto, com'è giusto, appartiene a loro. Siamo arrivati alla fine del nostro racconto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e condividete questo video con chi non si perde neppure un dettaglio. Noi torniamo presto, con nuovi aggiornamenti e con la stessa cura di sempre. A presto, da Celebrita dalla Turchia.